sul mio canale se siete nuovi. Oggi ritorniamo con una colorazione e nello specifico stiamo colorando una giovane donzella. Ho saltato la parte in cui coloro soltanto le basi perché ho notato che anche voi tendete a skippare quella parte perché probabilmente è la più noiosa e lo capisco, magari è più interessante vedere il work in progress che c'è dopo, diciamo la parte un pochino più succulenta, quindi le luci, le ombre, i vari effetti, le texture sono quelle che di solito rendono tutto un pochino più dinamico. Come al solito ho trovato questa immagine su Pinterest, quindi non vi so dire chi sia, non vi so dire chi sia l'autore o l'autrice, se voi lo sapete ditemelo, ma ho il sospetto che potrebbe essere difficile trovarlo perché mi dà l'idea di essere una di quelle immagini che si trovano nei, nei coloring book per adulti, quindi chissà. Comunque spero che vi godiate in ogni caso il procedimento. Ma a parte questo, voi come state? Io sono in ritardo di un giorno con la pubblicazione, ma ieri ho avuto difficoltà ad elaborare l'audio perché c'era parecchio casino, c'era parecchia confusione, c'erano tutti i miei vicini a casa e non mi sembrava il caso di farvi sentire schiamazzi vari e cose simili. Invece questa mattina l'atmosfera è più rilassata e rilassante soprattutto. Infatti io mi sono svegliata da poco, ho approfittato del fatto che tutti stanno dormendo ancora e fuori piove, quindi quale migliore occasione per un SMR? Anzi, ho appena sentito in realtà giusto i figli più piccolini dei miei vicini che sono usciti per andare a scuola e ho pensato, mamma mia, per fortuna che non devo più andare a scuola. Io non so come voi abbiate vissuto gli anni scolastici, per me sono stati traumatici, tanto per cambiare. Perché traumatici? E in parte l'idea di svegliarmi tutte le mattine sempre molto molto presto mi è pesato parecchio, non perché io sia una persona pigra, anzi considerate che di solito comunque mi alzo verso le 6, però adesso lo faccio più con piacere e lavorando da casa non ho la fretta di vestirmi immediatamente, truccarmi, correre fuori, cioè posso iniziare a lavorare anche in pigiama e vi garantisco che fa molto la differenza. Inoltre quando andavo alle superiori praticamente la scuola non si trovava nel mio stesso paese, ma dovevo prendere l'autobus e fare più di 40 minuti di viaggio. L'autobus era sempre strapieno perché ovviamente insieme a me c'erano anche i pendolari, quindi tutte le persone che andavano al lavoro, e non è esattamente il modo in cui vuoi cominciare la mattinata, strattonato, spinto, in piedi, con tutta la confusione attorno. E eravamo tutti di pessimo umore oltretutto perché chiaramente nessuno di noi a quell'ora può essere carino e loquace. Però mi ricordo che c'era un ragazzo di cui io ero follemente innamorata e questo ragazzo praticamente scendeva a 2 fermate dopo la mia fermata e per me era diventato un buon motivo per svegliarmi la mattina per un certo periodo. E era proprio una di quelle cose che potreste vedere ora nei film per adolescenti. Se ci ripenso mi vergogno anche. Ma quando io salivo lui appunto si preparava a scendere e io facevo di tutto pur di cercare di girarmi senza dare troppo nell'occhio e dare così una piccola occhiata. Ovviamente mi sarebbe piaciuto anche parlare con lui, ma in quelle condizioni, in quelle circostanze era impossibile. Non puoi prendere e fermare una persona che sta scendendo dall'autobus e dirgli ciao, scusa, ti vedo tutte le mattine, ma
era una classe di vere stronze, se posso dirlo. Erano tutte ragazze super emancipate e super convinte, quindi sicuramente non avevano tempo o voglia di star dietro a me che non ero la persona più popolare del mondo. Inoltre io ero bravissima, avevo tutti 10 praticamente e i professori mi adoravano, e anche se io ero contenta ovviamente di questa cosa, sicuramente non mi aiutava ad essere ben vista dagli altri in classe. Venivo chiamata secchiona ovviamente e dicevano che ero ruffiana, e vi posso garantire che non lo sono mai stata, perché nella mia insicurezza ovviamente io ero anche terrorizzata dagli insegnanti, dalle interrogazioni ad esempio, e quindi non ero mai quella che alzava la mano per prima, cioè non ero la Hermione della situazione, semplicemente facevo il mio lavoro. Inoltre io ho frequentato un istituto d'arte, quindi voglio dire, disegnare era ed è la mia passione, mentre la maggior parte delle persone che erano in classe con me si trovavano lì esclusivamente perché era la scuola con meno ore di studio, e effettivamente era una scuola più pratica. E che dire, quindi era molto semplice, diciamo, essere la più brava. Probabilmente se avessi frequentato un liceo scientifico, un liceo, un liceo classico, non sarebbe stato così semplice per me, perché mi piaceva studiare ma avevo molte difficoltà a memorizzare e avevo tantissima ansia da prestazione, quindi anche se sapevo le cose e riuscivo a memorizzarle effettivamente, poi quando effettivamente il professore mi chiamava per l'interrogazione io andavo totalmente in panico, e soprattutto poi stare in una classe che non mi apprezzava, appunto, non mi aiutava, perché stare in piedi davanti a tutti, dover affrontare l'interrogazione e sapere che le persone, i miei compagni che mi stavano guardando sicuramente non facevano il tifo per me, rendeva questa situazione enorme per me da sopportare. E mia mamma lo sa, perché ogni mattina lei mi accompagnava a prendere l'autobus e vedeva in me la faccia della morte. Lei poverina moriva perché per portarmi a prendere l'autobus alle 6:30 del mattino doveva alzarsi molto presto anche lei, chiaramente, e non la ringrazierò mai abbastanza per aver fatto questo sacrificio enorme. Che dire, ovviamente vi racconto questo esclusivamente così per condividere un'esperienza, non voglio assolutamente angosciarvi, non ve lo sto anzi raccontando sorridendo nel frattempo, perché sto pensando a quanto ero ingenua. E noi, sapete, di solito ci crediamo sempre molto, non molto adulti, però voglio dire, quando siamo adolescenti ci prendiamo molto sul serio e tutto sembra un dramma, tutto sembra un trauma. Quindi adesso quando sento i figli dei miei vicini che fanno a scuola, a volte penso, mamma mia, io vi capisco, so cosa state affrontando e quanto può sembrare enorme da sopportare. Anche se non credo che loro abbiano di questi problemi, perché sono molto spigliati, chiacchierano tantissimo, quindi penso che si troveranno probabilmente bene. Glielo auguro comunque. So che probabilmente ai giorni nostri non è così semplice andare a scuola, anzi io sono contenta